gamers. Salve ragazzi, vista la recente apertura dei pre-order del remake di questo classico degli FPS in stile Doom, vorrei fare questo video di analisi sui pochi trailer che sono usciti. Sto parlando di Rise of the Triad. Originariamente uscito nel febbraio del 1995 su DOS, è stato resuscitato dalla Interceptor Entertainment con questo reboot e pubblicato dagli sviluppatori originali del gioco, ed è adesso disponibile per il pre-order su Steam e su GOG.com. Il reboot fu inizialmente annunciato durante il QuakeCon 2012 e il primo trailer, che adesso andremo a vedere, non tardò ad arrivare. Please! No, don't shoot! Yeah, how's that shit feel? Oh, baby! Fucking A! Come possiamo vedere dal primo trailer, l'utilizzo dell'Unreal Engine 3 ha permesso di resuscitare le meccaniche veloci e frenetiche tipiche di uno shooter old school a passo veloce e combinarle con una grafica più che moderna, piena di effetti speciali. Non avendo giocato personalmente al primo Rise of the Triad, cosa a cui riparerò al più presto, non posso dire quanto sia fedele all'originale, anche se ho visto qualche gameplay, ma da amante degli FPS stile Quake, devo dire che il gameplay mi entusiasma molto e mi aspetto un single player badass, adrenalinico e spero difficile. Dal trailer si deduce anche una colonna sonora metal perfettamente in linea con lo stile del gioco e molto adrenalinica. Nel video del making of viene anche evidenziato come il team di sviluppo fosse virtuale, nel senso che ogni membro del team abita in un posto diverso e insieme sono riusciti a sviluppare il gioco tenendosi in contatto quasi solo via internet. Viene inoltre evidenziato come sono stati mantenuti gli elementi platformer che escono un po' dagli schemi del genere e aggiungono varietà al gameplay. So the original game had a lot of great features, and in the Rise of the Triad reboot, we intend to bring all these features back. The basic level design structure, the weapons, the enemies and the power-ups are basically the same, but we also did some things to improve upon that. The advantage they had was that there were a lot of really interesting elements like, platforming, traps, a lot of things that you didn't see in other first-person shooters at the time. So that's something we wanted to keep in our game. Another thing we focused on as designers was to take a look at the original design and see how we could improve on the atmosphere of it. Because one thing is the design of the level and of course like how the level flows through. But the other thing is to actually keep the player immersed in some way. And for this, like the original did not have NPCs, but in our game we will actually, like for example in the level I'm working on right now, we will have a prison where you will actually see NPCs behind bars that will not be like enemies. This adds to the feeling of immersion for the player, that the place is not empty. There are actually people here that have like been captured or tried the same thing as you have before. In a lot of current first-person shooters, you basically feel like you're just walking straight throughout a tunnel and triggering events while you're following the path. In our game it's a bit different. We have a lot of secrets in there, which I think will please both old school gamers and people who like modern shooters, because it's simply a lot of fun. We really reward players for exploring the levels, and you can search some more for hidden areas. That's something you don't really find that much in modern games.
And you know, one of the advantages compared to other first-person shooters is that we have all those cool traps and gadgets, like, you know, we have jump pads, we have spinning blades which can chop you into pieces, we have spikes coming out from the floor, so there's a bit of an adventure feeling to it. When we're doing level design, we're actually going through 4 steps. The first 3 steps are basically layout and documentation, it's the block out of the level, and it's the scripting. In the scripting, we basically make sure that everything works as intended, doors open as they should, events happen as they should, and everything works properly. And once these 3 steps have been done properly and tested thoroughly, we go through the 4th step, which is basically a world building or a set dressing, where we go in and making the world beautiful. The original was known for having a lot of destructible items in the game, so we're introducing destructible environments as well. So you'll be able to see a lot of debris falling off the walls when you hit them with rocket launchers. You'll be able to see jibs flying all over the place, and you'll be able to break almost every object in the game into pieces. Da notare anche come durante i combattimenti vengono mostrati HUD e danni sui mostri in stile RPG, e che questo HUD scompare quando non stiamo combattendo per massimizzare l'immersione nel gioco. Ovviamente l'HUD ricomparirà ogni volta che useremo la pistola o qualsiasi arma e ogni volta che raccoglieremo dei pick-up. Qui possiamo vedere un po' di gameplay del multiplayer. Ora, secondo me il punto di forza di questo gioco sarà più il single player che il multiplayer, a meno che non abbiano usato un netcode diverso da quello in dotazione con l'Unreal Engine 3, ma possiamo comunque vedere il passo estremamente veloce e la distruzione e le varie armi. Spero che questo video vi abbia incuriosito e mi sento di consigliare questo gioco ad ogni amante di questo genere, in particolare di shooter. Farò altri video più dettagliati al riguardo una volta che avrò modo di provare e finire il gioco. E detto questo, se avete trovato il video informativo mettete mi piace, iscrivetevi al canale per altri video e se avete domande o opinioni lasciate un commento. Ci vediamo al prossimo video.